Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su Radio Rossonera il 12 dicembre del 2023, mattino Milan, vigilia di Milan-Newcastle, anzi Newcastle-Milan di domani sera. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi lo dico io, mettete like per quello che mi rimane, cioè poco o niente di me stesso. D'altronde sempre uomini siamo, basta poca febbre per ridurci in condizioni semi-pietose. Ma 37,2 è già capezzale, cioè sì, 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 è così. palesemente. Siamo più di là che di qua. Ma detto ciò, ieri è arrivato Ibra e ovviamente si è preso praticamente quasi tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi su quello che riguarda il Milan, al netto del fatto che, come detto, tra pochi minuti inizia anche la rifinitura del Milan a Milanello. C'è una partita da giocare, c'è una qualificazione da tenere viva, perché se per caso poi metti caso che il Borussia dovesse vincere e tu non fai il tuo dovere, poi ti mangi non le mani, non i polsi, fino ai gomiti forse credo, delle braccia. Quindi bisogna andare lì e vincere. Sì, Perché bisogna no? Perché vedo vincere. che un po' di tempo, un po' di giorni, che sta partita è, ma sì, tanto. Vabbè, ma il problema è che la Champions League quest'anno è da un po' di tempo che è quasi più un ostacolo a volte che una cosa da affrontare in un certo modo. L'ha detto spesso l'allenatore, non dicendo che è un problema, ma dicendo che avere tanti impegni è un problema dal punto di vista fisico, avere tanti impegni è un problema perché non ti permette di concentrarti bene sulle gare di campionato. Quindi è già dall'inizio dell'anno che questa Champions League non viene vista come la priorità. Non viene vista come la priorità, viene vista come un qualcosa di più che c'è, che bisogna comunque fare, e siamo arrivati al punto in cui il rischio di uscire è forte, è alto e altissimo. Per quanto mi riguarda bisogna solo pensare a vincere la partita, perché comunque anche fare i sedicesimi di Europa League e arrivare eventualmente poi agli ottavi, ai quarti, in semifinale, non lo so, poi dipende anche dal tabellone come si mette. Economicamente comunque qualcosa vuol dire. Non so se dal punto di vista fisico riusciremo a come dire, a sopperire a tutti gli impegni comprensivi delle gare del giovedì, però, questo è un problema eventualmente che si porrebbe più avanti, ecco. Intanto pensiamo a vincere, che vorrebbe dire Europa League, che vorrebbe dire altre partite da giocare, un numero io mi immagino, visto il livello della squadra del Milan e di tutte le altre di Europa League, un numero di partite tecnicamente anche alto, perché io suppongo che almeno fino ai quarti o alle semifinali il Milan ci possa tranquillamente arrivare, Direi di sì. ripeto, sempre fisicamente te lo p consenta, e poi c'è l'incognita Borussia Dortmund, che magari ti regala la gioia più grande di sempre, dopo averti fatto 3 gol a San Siro, e mentre tu vinci, il Dortmund vince in casa, butta fuori il Paris Saint-Germain, che averlo poi nella fase di eliminazione diretta non è che sia una gran cosa, e ti fa qualificare. Lo vedremo. Eh, io capisco, cioè la rassegnazione un po' del periodo, cioè saremmo non umani a viverla. Capisco che c'è un po' di scoramento, anche un po' di scollamento in generale di quello che è il nostro periodo, però è la Champions League, merita di essere comunque vissuta al massimo delle nostre possibilità attuali, che magari non sono eccezionali, però merita di essere, anzi, è l'obbligo di viverla al massimo di tutto quello che possiamo fare e dare. Poi ci sarà tempo per affrontare il resto della stagione. A proposito di questo, lo faremo con Zlatan. Ovviamente non più in campo, lo sappiamo, d'altronde Zlatan si è congedato dal calcio giocato lo scorso campionato. Agente Ibra, scrive Gazzetta. Zlatan in missione, torna per dare la scossa al Milan, di nuovo a casa. Cardinale lo ingaggio con un doppio ruolo, partner di Red Bull e advisor del club, campione imprenditore, mix potente. Vado subito di là. Ruolo su misura.
Sarà un interlocutore per Pioli, con il club parlerà di mercato. Zlatan e Milanello solo nelle occasioni in cui sarà utile, d'accordo col tecnico potrà andare negli spogliatoi e collaborare con i vertici dell'area sportiva. Motivatore e riferimento per la squadra, Leao gli ha dato il benvenuto, parteciperà alle iniziative commerciali, coinvolto anche sul tema stadio. Allora, boh, a parte che sono contento per i colleghi che han capito esattamente qual è il ruolo su misura di Ibra, perché io di mettere entrambe le mani sul fuoco e bruciarmele dicendo: "Guarda, è esattamente questo quello che farà Ibra e arriverà fin qui e fin là non potrà andare e su questo potrà agire, su questo no", No, è onestamente non impossibile. ce lo metto per ora. Devo dire quello che penso, come al solito, con massima onestà. Zlatan ben venga, assolutamente, l'abbiam detto per mesi, se viene assolutamente è un di più, non è un di meno, quindi ben venga Zlatan, assolutamente, benedetto il suo arrivo. Detto ciò, ho sospeso, tra virgolette, "il giudizio" fin quando capisco definitivamente cosa potrà fare, quanto potrà fare, quanto sarà legato soprattutto alla parte Milan della sua esperienza in Red Bird, oppure è una delle tante esperienze che dovrà fare nella galassia Red Bird, quanto sarà presente, fin dove potrà arrivare il suo potere, fin dove magari invece dovrà rendere conto ad altri, quali deleghe si è preso, quali non ha avuto. Insomma, c'è ancora molto da capire e da chiarire su quello che dovrà fare Zlatan. Fino a quel momento il giudizio lo lascio sospeso, come è giusto che sia, credo. Sì, è corretto, aspettiamo di capire cosa effettivamente farà. Diciamo che avevamo paura della famosa supercazzola sul suo ruolo ed è un po' arrivata, ecco, questo sì. Poi magari in realtà questa roba così aleatoria, no, così un pochino da leggere tra le righe, in realtà può essere anche una cosa positiva, nel senso che ha piena libertà o ha tanta libertà e quindi magari possiamo leggerla in questo modo qua. Mh. D'altra parte, non sapere, diciamo, quali sono i suoi confini è anche un rischio, quello sicuramente. Però credo che lo scopriremo con il tempo, credo che lo capiremo con il tempo e non ci resta altro che sperare che Ibra sia efficace come lo è stato in campo per tutta la sua carriera. Quello che dico non è tanto, è ovvio che hanno parlato per mesi e quindi credo che tutto sia stato ben definito, spero. Quindi l'unica cosa che mi auguro è che non siano state lasciate qualche zone d'ombra, ecco, dove magari ci si pesterà un po' i piedi, ecco. Ah. A me così, da chitto, giusto per dare una definizione, a me sembra semplicemente la, tra virgolette, passami il termine, "la reincarnazione di Cardinale", cioè Mh. sarà l'uomo del presidente in tutti i sensi. Mh. Cioè sarà quello che magari non può essere cardinale perché non è spesso qui e non ha magari il polso della situazione, magari semplicemente giustamente non ha nemmeno le competenze calcistiche per farlo, eccetera. Sarà una sorta di, alfiere del presidente, toh. Sì, di delegato del proprietario, più che Esattamente. altro, cioè di delegato di chi decide tutto, di consulente, consigliere e delegato di chi ha in mano tutto il Milan in questo pardon, parte del Milan. E quindi sì, è questo sulla carta, poi se avrà anche proprio compiti più pratici lo scopriremo. Vedremo. Zlatan torna al Milan e questo già comunque, come detto, è una buona cosa. Comunque qualcosa di positivo la porterà assolutamente. Sarà sicuramente un di più rispetto che un meno, quindi va bene così per ora. L'importante, caro Henry, è che nel mentre sia tornato Rafael Leao, lo scrive anche qualche quotidiano, Sì. oggi fa la rifinitura, ci sono buonissime sensazioni per lui per domani, per il resto la formazione è praticamente chiamata con i soliti eroi che sono rimasti a difendere il forte, per il resto
son gli stessi 10 circa dell'ultima partita. Beh, sì, non è che ci possiamo aspettare troppe cose diverse, son sempre quelli, soprattutto in difesa, sono contatissimi. Tra l'altro col Monza non saranno nemmeno più contati, perché non c'è Calabria e quindi o scalamusa oppure ricalibri tutto mettendo Florenzi a Teo a sinistra e facendo giocare Simic, che potrebbe anche essere un'alternativa. Fatto sta che fortunatamente per la sfida contro il Newcastle loro ci sono, così come in realtà tutti gli altri più o meno di questo periodo. C'è Okafor che si sta avvicinando al rientro, però è difficile che possa esserci con Newcastle, è molto più probabile che ci possa essere con il Monza. Questi sono e questi devono fare l'impresa, ecco. Con, ti direi, qualche aiutino dalla panchina in più, perché vediamo Adli entrare un po' di più, vediamo Jovic che sta pian piano Forse facendo Oka qualcosa di più. Questo, ecco. forse potrebbe anche esserci Okafor all'ultimo minuto sull'aereo, vediamo. Sì, Stamattina c'è la rifinitura, vediamo se si aggrega definitivamente in gruppo oppure no, se sarà per Monza. Harry, noi siamo arrivati praticamente in chiusura, ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan delle 11, Lancia delle 13 e Talk delle 16 come al solito per questa vigilia di Newcastle Milan. sì, ciao, grazie a tutti, mi raccomando il like, io volo a fare Chiama Milan, vi aspetto alle ore 11 sulla piattaforma viola. Ciao. Ciao, ciao a tutti.